Benvenuti in questo video che è parte integrante del corso sulla gestione del patrimonio culturale, che è rivolto ad artisti e a coloro che lavorano nell'ambito delle professioni creative. Lo scopo di questo video in particolare è su una serie di riflessioni sull'ambito della sensibilizzazione verso il patrimonio culturale, la sua gestione, il suo utilizzo e soprattutto rivolto a ambiti e situazioni dove per diciamo, il valore effettivo o la posizione di questo patrimonio culturale potremmo far rientrare questi beni indubbiamente di grande valore identitario, comunque in una sorta di categoria che potremmo definire patrimonio culturale minore. È chiaro che il patrimonio culturale che si trova in luoghi decentrati o che ha una minore diffusione, una minore conoscenza da parte del grande pubblico, può comunque offrire un notevole spunto, può essere una notevole fonte di progetti e di progettualità e di lavoro, e quindi in qualche modo va analizzato in questo contesto. Appunto lo scopo di questo breve video è quello di fornire alcuni spunti per realizzare questa progettualità, per accompagnare questa progettualità, che può essere un elemento che favorisce l'inserimento professionale degli artisti, dei professionisti della creatività nell'ambito di sistemi anche molto diffusi, anche in epoca nella quale insomma, l'afflusso di finanze è inferiore. Il tema che cercherò di trattare oggi è quello della relazione fra lo storytelling e la gestione, la sensibilità verso il patrimonio culturale. Voglio fare una brevissima premessa. È chiaro che il termine storytelling, pur mutuato dall'inglese, potrebbe essere tradotto nel raccontare storie, nell'arte, nella metodologia di raccontare storie. Le storie sono un elemento fondamentale della relazione fra gli esseri umani, quindi potrebbe essere utile utilizzare il racconto come modello di promozione del patrimonio culturale, perché il racconto rispetto al bene o al contesto in cui si colloca, ovviamente fornisce a questo luogo o a questi luoghi, a questi oggetti, un valore emotivo che potrebbero non avere nell'immediato, non potrebbero non consentire le situazioni che si presentano davanti a chi le vede di reperire immediatamente il significato emotivo che questi luoghi hanno. Dietro alle mie spalle c'è Villa Montesca, il luogo dove la Fondazione Villa Montesca che io rappresento ha sede. Ecco, Villa Montesca è un luogo prezioso dal punto di vista architettonico, è una villa che è stata inaugurata nel 1900 e che contiene alcuni affreschi e alcuni beni, come la biblioteca dei proprietari, dei fondatori della villa, Leopoldo Franchetti e Alice Alcarden, ma tuttavia la storia di questo luogo è fondamentalmente legata alla cultura educativa, perché in questo luogo Maria Montessori scrisse e pubblicò per la prima volta il suo famoso metodo. Quindi se noi tentiamo un approccio emotivo e portiamo a questo luogo anche il racconto di Maria Montessori, del suo incontro con Alice, delle loro relazioni, del loro processo di costruzione di una cultura dell'educazione nuova e popolare e inclusiva, diremmo oggi, queste pietre, questa vista che ho alle mie spalle introdurrebbe un pensiero emotivo nuovo che senz'altro può aiutare a svilupparlo. Proprio per questa ragione si è costruita all'interno della villa un percorso di racconto della storia di Villa Montesca che aiuta l'ospite, il visitatore, ad avere anche questo riflesso emotivo. Faccio un altro esempio, per non portare solo l'esempio che più mi è caro di Villa Montesca, che è quello di una lapide che si trova ad Isernia e che se la vediamo così può sembrare abbastanza poco significativa. È la lapide che racconta la storia di un signore che si chiama Callidus Eroticus e di sua moglie Fania Voluptas. La lapide
ci dà pochi racconti, pochi elementi, e noi però se raccontiamo la storia di questa lapide, che è una storia abbastanza divertente, magari questa lapide viene guardata in una maniera nuova, quindi per dire come il racconto può animare quasi una stone, un pezzo di pietra. La storia è semplice e divertente. Nella lapide viene rappresentato un uomo, un oste, un visitatore che tiene agganciato alle briglie un asino che appare quasi sorridente. È il momento in cui il visitatore va a pagare, come ci dice l'iscrizione posta sulla lapide, va a pagare il prezzo dovuto per la sua permanenza nell'osteria. È molto soddisfatto della ragazza che gli è stata fornita, quindi paga 2 stadi senza battere ciglio, è molto soddisfatto del letto morbido che gli è stato fornito e quindi paga anche quei 2 stadi senza battere ciglio, ma quando gli vengono chiesti 2 stadi anche per il suo asino, rimane un po' perplesso perché appunto il suo asino è stato trattato come egli stesso, e quindi l'asino è molto soddisfatto, lui un po' meno, e appunto nella iscrizione si dice il mio asino mi sta rovinando perché appunto è stato trattato così bene, gli è stato fornito così tanto cibo, quasi come se fosse il padrone. Ecco, di fronte a questa storia, se animiamo questa storia e la riportiamo al tema della lapide, probabilmente il visitatore sarà invitato a valorizzare quel luogo che magari altrimenti sarebbe oggetto di scarsa attenzione. Un esempio ben più eclatante è quello che ci porta per esempio Philip Daverio nel suo libro Il museo immaginato, che è la storia, il racconto del quadro molto famoso di Van Eyck relativo al ritratto dei coniugi Arnolfini, che è un quadro molto famoso invece. E quindi la storia non è tanto nel rappresentare il quadro sul quale sono stati spesi molte pagine, molte parole, molti video, quindi è stato iper rappresentato, ma se andiamo a vedere quel quadro nei dettagli, appunto Daverio ci fa notare una serie di passaggi, il cui più celebre è senz'altro lo specchio che si trova alle spalle della coppia che viene rappresentata insieme ad altri particolari, ma lo specchio riflette da dietro la scena e compaiono personaggi che ovviamente non si vedono e che sono personaggi che stanno osservando la scena e che quindi lo specchio di cui lo specchio consente di restituire l'immagine. Insieme a altri dettagli che sono dettagli della vita quotidiana, come dei zoccoli che sono riposti accanto al coniuge, al capo, al padre di famiglia, una serie di dettagli che Daverio con grande capacità narrativa ci fa visualizzare. E appunto Filippo Daverio dice una cosa che è rilevante per quello che così oggi sto cercando di condividere con voi. Quel quadro, una volta animato il racconto emotivo che vi è dietro, non può essere visto con lo stesso spirito, cioè non lo guarderemo con gli stessi occhi, ma la nostra attenzione, il nostro istinto emotivo andrà molto verso quel tipo di racconto e di risposta. Per cui la narrazione è importante accanto al patrimonio culturale, quindi il suggerimento, e con questo concludo questa mia breve video lezione, il suggerimento è di andare a cercare di sviluppare un tema narrativo, quindi non soltanto preoccupandosi di costruire dei giusti percorsi di allestimento, ma anche accompagnando una ricerca, una documentazione, una proposta al visitatore di percorsi di storytelling. Quindi se immaginiamo un percorso di storytelling all'interno di un luogo, ovviamente l'ultima riflessione che vorrei porre alla vostra attenzione è esattamente quella di collegare le storie. E oggi, tra l'altro, il collegamento può essere fatto non soltanto in maniera emotiva, andando a attaccare una storia all'altra come se fosse una catena immaginaria, insomma, ma può essere fatto anche con strumenti della società dell'informazione, della comunicazione sociale, che l'utilizzo ormai
diffuso, ormai quotidiano che facciamo dei nostri smartphone ci consente di garantire l'accesso. Per cui suggerisco di non sviluppare un racconto residenziale, cioè non c'è poi così tanto bisogno, non c'è solo bisogno che nel luogo si trovino informazioni relative a quel luogo e che quindi il visitatore possa avere una relazione diretta col luogo andandoci, ma è molto importante che queste storie, anche grazie alla rete, anche grazie alla possibilità di sviluppare delle app, anche alla possibilità di creare eventi virtuali utilizzando i social network, precedano la visita, perché, e questa è un'esperienza che vi comunico personale, dopo aver letto il video di Daverio, anch'io stesso sono andato a vedere il quadro dei coniugi Arnolfini. Ovviamente l'ho guardato come faremmo tutti, come fareste anche voi, con un occhio diverso, non certo da esperto, perché io non sono un esperto di arte, ma con l'occhio attento di chi emotivamente è stato condotto in quel luogo, quell'esperienza, da una storia che l'ha preceduto. Quindi per concludere vorrei invitarvi appunto a costruire nell'ambito del maggiore utilizzo del patrimonio culturale non soltanto percorsi di fruizione legati al sistema tradizionale di valorizzazione delle opere, ma appunto accompagnare questi percorsi da un adeguato sistema di relazione legata ai racconti, quindi allo storytelling, ma anche preceduta da uno sviluppo di questo racconto che può essere appunto legato agli eventi che esistono e sussistono grazie alla rete. Vi ringrazio di avermi ascoltato, la mia video lezione termina qui.